Ciao a tutti abitanti di Aionios, in questo video andremo a continuare la nostra analisi iniziata nel precedente episodio delle miglior classi per ogni personaggio presenti in Fire Emblem Engage. Prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, nell'ultimo episodio dovevamo analizzare Selin e direi di partire per questo video proprio da quest'ultima. Lei ha una particolare abilità curativa molto interessante che si chiama Fiore Gentile, dove gli strumenti curativi usati da tutti gli alleati entro due spazi da quest'ultima ripristinano 50% dei punti salute in più. Cosa comporta questo? Questo è collegato con la classe nella quale lei si evolverà. La migliore su di lei è Vidam, che le conferirà un'altra abilità, Ignis, dove gli attacchi magici ottengono bonus pari a metà della forza, gli altri attacchi la metà di magia con la probabilità data dalla destrezza. E questo si fonda alla perfezione, essendo, diciamo, un'abilità sia offensiva che difensiva con la sua precedente abilità. Quindi non c'è ombra di dubbio che la classe migliore su di lei è Vidam. Bene, continuiamo con Wander, il quale partirà con l'abilità Dovere d'Alabastro, dove se l'unità è adiacente al drago divino otterrà triplo più 5 sia lui che il drago divino durante lo scontro. Qual è la migliore abilità su di lui? Andiamola a vedere subito. Lui parte come paladino e la miglior classe su di lui è Gran Cavaliere. Gran Cavaliere che potrà essere di tre tipi: spada ascia, spada lancia o lancia ascia. L'ottimale secondo me è il primo, cioè spada ed ascia. Ed otterrà anche, promuovendo la Gran Cavaliere, l'abilità difesa comune, dove se l'unità si trova tra un alleato ed un nemico, e questo si verificherà spesso soprattutto nei luoghi angusti, nelle mappe a fine gioco, quindi non è tanto inutile questa abilità. E cosa succede se si verificano queste condizioni? Che durante lo scontro con quel nemico il danno subito dall'unità sarà ridotto di 3. Abbastanza importante dal momento che lui verrà utilizzato principalmente come tanker. E questo era tutto per quanto riguarda Wander. Il prossimo personaggio è Diamond. Diamond ha come abilità di base lotta leale, dove se l'unità inizia lo scontro e l'avversario può contrattaccare, otterranno entrambi colpo più 15. Se non avete visto il precedente video, oppure quello precedente ancora, che era un tutorial su Fire Emblem in generale, colpo sta ad indicare la destrezza del personaggio, quindi la probabilità che il colpo vada a buon fine. Diamond partirà come Lord, ma la miglior classe su di lui è solamente una. Lasciate perdere tutte queste che vedete, che sono utili sì, ma fino ad un certo punto. La miglior classe su di lui, senza ombra di dubbio, è Successore. Come vedete ha grado S sulla spada, grado A sull'ascia, e verrà aggiunta l'abilità Sole, dove l'unità recupera PS pari a metà del danno inflitto, sempre con una probabilità pari alla destrezza. E non ci sono ma che tengano, la classe migliore su di lui è solo questa. Passiamo a Jade. Eccola, che avrà come abilità di base Meditazione, dove se l'unità attende senza attaccare o usare strumenti, ottiene resistenza più 2 per un turno.
E questo soprattutto su un tanker come lei è ottima, perché come può essere utilizzata questa abilità? Semplicemente mandando lei in prima linea, ma non attaccando il nemico, premendo il pulsante attendi. Anziché attaccare, si attende e così lei, che già avrà delle difese altissime di per sé, otterrà anche questo bonus di resistenza più 2. Ed è ottimo su di lei. Andiamo a vedere la classe più adeguata. Partirà lei come corazzato e la classe più adeguata, anche come simboleggiato qui con grado S sull'ascia, sarà generale, dove c'è l'abilità che è molto utile per quanto riguarda il movimento dell'inversione, dove si può usare un comando per scambiarsi di posto con un alleato adiacente. A cosa potrebbe servire questo? È più importante di quel che sembra, perché come funziona? In Fire Emblem in generale è sempre stata utilizzata questa tecnica, ossia si manda l'attaccante a colpire il nemico. Giustamente l'attaccante, non avendo difese elevate, nel turno successivo ha probabilità di subire un brutto colpo. Quindi si utilizza appunto un tanker con questa abilità, appunto in versione, per scambiare di posto, in modo che il tanker prenda tutti i colpi al suo posto, dal momento che ha difese e resistenza altissime, e questo è davvero molto utile. Su di lei non consiglio altre classi, questa è la migliore. Passando al prossimo personaggio, Amber è una particolare classe che avrà l'abilità aspirante eroe, dove se non ci sono altre unità nel raggio di uno spazio dall'unità o dal nemico, si avrà sia colpo più 20, ma non solo, si infliggerà schivata meno 10 durante lo scontro, ovviamente al nemico. Che significa questo? Che sarà praticamente certo colpirlo. Lui partirà come cavaliere lancia e qui sono possibili due alternative. La prima è quella di paladino. Come vedete anche qui avrà grado S sull'ascia più l'abilità perno, che è simile a quella che abbiamo visto prima, dove si usa il comando per spostarsi sul lato opposto di un alleato adiacente. Quella che abbiamo visto prima con Jade, venivate sostituiti al personaggio al quale veniva applicato. Questo è un po' differente, vale a dire qui non fate in modo che l'altro personaggio venga spostato, ma siete voi stessi a spostarvi dal lato opposto di questo alleato, che deve essere sempre adiacente a voi. Un'alternativa su di lui è quella di Gran Cavaliere. Gran Cavaliere, l'ideale sarebbe la prima, cioè quella con focalizzazione sulla spada di grado B e l'ascia di grado A, che avrà anche l'abilità difesa comune, dove se l'unità si trova tra un alleato ed il nemico, durante lo scontro con quel nemico il danno subito dall'unità sarà ridotto. Se vi ricordate, l'abbiamo già vista con il primo personaggio. Bene, questo è tutto anche per Amber. Proseguendo, c'è Kagetsu, dove l'abilità luce accecante fa in modo che se si inizia lo scontro il nemico subisce scivolata meno 10. Quindi quando si utilizzerà lui sarà sempre importante iniziare lo scontro con iniziativa, perché in questo modo si avrà certezza, si avrà più probabilità di colpire il nemico. E lui, se non ricordo male, parte proprio come maestro spada. Esatto, parte come maestro spada. E questa è già una classe avanzata, quindi non c'è bisogno di effettuare particolari scelte. Tuttavia, se non vi trovate con questa classe su di lui, una valida alternativa è anche quella di paladino con grado S sulla spada. E come abbiamo visto prima, ha l'abilità perno che consente di spostarsi dal lato opposto a un personaggio. Bene, questo era tutto per quanto riguarda lui. Anna è il prossimo personaggio. E questa abilità sembra essere inutile, e in parte è vero, è inutile in battaglia, perché soldi facili fa in modo che c'è una possibilità
che si ottengano 500 monete ogni qualvolta si sconfigge un nemico. E questo sì è un utile in battaglia, tuttavia in un gioco dove i soldi sono a tiratura molto limitata come questo, è fondamentale avere un'abilità del genere, perché non esistono altri modi se non quello di affrontare ripetitivamente scaramucce sulla mappa di battaglia, di ottenere soldi in altri modi. Invece con l'abilità di Anna potrete, una volta potenziata a sufficienza, ottenere soldi in una maniera quasi imbarazzante, perché ogni nemico che sconfiggerete avrà una probabilità che poi dipenderà dalla fortuna, e se voi potenziate la fortuna sarà quasi certo che ogni nemico che sconfiggerete vi dropperà 500 monete, ed è il modo più facile per ottenere soldi in questo gioco. Partirà come soldato Ascia, e le scelte migliori su di lei sono due totalmente opposte. La prima è quella di Gran Sacerdote, deve stare in fondo alla lista, eccola, con l'abilità cura di sé che abbiamo visto più volte nello scorso episodio, dove si possono utilizzare i bastoni curativi anche su di voi. E la seconda, totalmente opposta, ma credo molto più affine a lei in termini di personalità, è quella di Guerriero, con grado A sull'ascia e grado B sull'arco, che gli conferirà l'abilità Spietatezza, dove se l'unità attacca un nemico che ha subito l'effetto breccia, infligge il 50% in più dei danni. E questa è una delle abilità migliori del gioco, in quanto voi già normalmente vi dovreste assicurare di applicare sempre l'effetto breccia su qualsiasi nemico e di trarre sempre vantaggio dal triangolo delle armi, e con questo verrà conferito un bonus in più, ossia un 50% in più dei danni, che non è per niente poco. E queste erano le due classi migliori su di lei. Poi abbiamo Citrin con l'abilità Generosità, dove se l'unità usa uno strumento curativo, anche gli alleati adiacenti recuperano gli stessi PS. E questa è davvero un'abilità interessante, soprattutto per conservare il più possibile gli strumenti curativi, ma anche i bastoni che si rompono, e quindi dopo tot usi, in particolare i più potenti, già dopo i 10 usi si romperanno, e quindi sarete costretti a cambiarlo. Invece con lei, utilizzando una sola volta lo strumento curativo, potrete curare tutti i personaggi, quindi andando a risparmiare sia soldi per gli strumenti curativi che per anche i bastoni curativi. Bene, lei partirà come mago, sì, come mago, e la classe migliore su di lei è senza ombra di dubbio quella di saggio, soprattutto considerando che fornisce armonia magica, dove se l'unità inizia lo scontro con un tomo, e lei lo utilizza sempre praticamente, essendo un attaccante magico, l'attacco aumenta di un numero pari agli alleati adiacenti con i tomi. E questo è utile soprattutto nelle build con molti attaccanti magici, ma anche se sta da sola è particolarmente OP lei. E questa è praticamente l'unica scelta possibile su di lei. Poi abbiamo Clan. Clan ha come abilità Fede Verdeggiante, dove se l'unità è adiacente al drago divino, se vi ricordate questa abilità l'abbiamo vista anche con Fram, si otterrà colpo più 10 ad entrambi, quindi sarà più probabile colpire il nemico. Quali sono le abilità migliori su di lui? Lui partirà anche lui come mago, e questo è un personaggio molto flessibile, infatti possono andare bene varie scelte su di lui, a partire da quella di saggio, dove vi faccio vedere anche l'abilità, quella che abbiamo visto prima, armonia magica. Quindi lui assieme a Citrin potrebbe fare davvero il devasto, dal momento che questa abilità premia quando si hanno più classi affini adiacenti tra di loro. Quindi mettendo già saggio su di lui e su Citrin si avrà veramente un duo esplosivo, soprattutto poi se aggiungerete altri personaggi di queste classi.
E questa era solamente una scelta. La seconda sta proprio sotto questa, ossia Mago Cavaliere, dove poter scegliere poi se specializzarlo con la spada, l'ascio, la lancia, starà a voi deciderlo, ma sono tutti equiparabili fra di loro. L'importante è l'abilità, dove se l'unità inizia lo scontro e attacca con una qualsiasi modalità, che quindi possa essere fisica o magica, che sia opposta a quella del nemico, ottiene velocità più 3. E se vi ricordate dal mio tutorial, è indispensabile avere la velocità al valore più alto possibile, in quanto se lo supera di 5 quella del nemico, si avrà la possibilità di effettuare il contrattacco, quindi infliggendo danno doppio praticamente. E l'ultima scelta, quella che sembra più paradossale su di lui, ma in realtà ci sta benissimo, è quella di Mastro di Spada, dove avrà anche l'abilità sorpasso, dove si userà il comando per attaccare un nemico adiacente e si sposta sullo spazio dalla parte opposta, come abbiamo visto per le classi precedenti. L'importante ovviamente non è l'abilità di per sé, ma sono le statistiche che conferisce questa abilità, oltre al grado S sulla spada. E quindi riassumendo, sono 3 le scelte possibili su di lui: quella che abbiamo visto adesso, Mastro di Spada, oppure quella di Saggio, eccola, oppure terza ed ultima possibilità, Mago Cavaliere. Bene, anche per oggi direi di fermarci qui con l'analisi delle classi dei personaggi di Fire Emblem Engage. Se avete altre build da suggerire, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che se non volete perdervi le ultime novità sui prossimi video di Fire Emblem Engage e sul mondo Nintendo in generale, potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione. Per oggi era tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!